Dopo la serata di ieri passata in Svizzera, nella vicina Basilea, iniziamo questo viaggio partendo da Weil am Rhein, che si trova in Germania al confine con la Svizzera e la Francia. All'inizio seguiamo verso nord le sponde del Reno. Lungo il suo corso il paesaggio a tratti è particolarmente selvaggio e pedaliamo in assoluta tranquillità. Giunti a Neuenburg, giriamo verso le colline e correndo tra le vigne arriviamo fino al bellissimo borgo di Staufen. Lasciatocelo alle spalle, continuiamo tra le colline in direzione di Friburgo, che ormai è vicina. Arrivati in centro storico ci colpisce l'imponenza della cattedrale gotica. Questi grandiosi edifici religiosi, spesso presenti nelle città che attraverseremo, saranno una costante di questo viaggio. Nonostante il caldo, il centro di Friburgo risulta molto accogliente. Ci troviamo ai margini della Foresta Nera e l'acqua che scende dalle colline è così fresca che i rivoli superficiali fatti correre in città permettono di trovare il giusto refrigerio in queste torride giornate agostane. Questa mattina torniamo verso il Reno e lungo la strada attraversiamo alcuni piccoli e gradevoli paesi che, alternati ai campi coltivati, rendono la pedalata particolarmente piacevole. A Breisach, dopo essere saliti in cima alla collina per ammirarne il Duomo, attraversiamo il fiume ed entriamo in Francia. L'ambiente non cambia, tra le coltivazioni anche qui le vigne occupano la maggior parte del territorio. Avvicinandoci a Colmar, cominciano ad apparire le tipiche case a graticcio, che saranno presenza ricorrente di questa nostra avventura. Nel primo pomeriggio arriviamo in paese, come sempre è l'ufficio turistico ad aiutarci a trovare una sistemazione per la notte. Oggi tappa breve, per cui abbiamo del tempo per visitare con calma il centro storico di questa meravigliosa cittadina alsaziana. È davvero un piacere vagare lungo le sue viuzze acciottolate, attraversate da numerosi canali che le fanno meritare l'appellativo di piccola Venezia francese. L'itinerario di oggi sarà un continuo saliscendi lungo il margine orientale dei Vosgi. Si tratta della catena montuosa che fa da confine naturale all'Alsazia e che probabilmente crea le condizioni climatiche particolarmente adatte alla cultura della vite. La tappa di oggi è sicuramente da annoverare tra quelle più belle del viaggio. Per tutta la giornata attraversiamo splendide colline coperte di vigneti, mentre i paesi che incontriamo sono uno più bello dell'altro. L'ingresso in questi borghi è quasi sempre segnato da imponenti porte di pietra, mentre in centro dominano le case a graticcio, alcune delle quali particolarmente belle. Questa metodologia di costruzione, tipica dell'Europa centrale ed utilizzata dal Medioevo fino al XVIII secolo, si basa su un telaio portante costruito con delle assi di legno poste verticalmente, orizzontalmente e diagonalmente e che rimangono a vista. Gli spazi tra le assi vengono poi riempiti con composti di vario materiale. L'Alsazia è anche famosa per la presenza assidua delle cicogne. Pedalando ne vediamo poche, ma ci rifacciamo quando arriviamo in centro a Bar, dove passeremo la notte.
Stamattina riprendiamo a seguire la strada del vino dall'Alsazia. I pendii delle colline sono sempre coperti di vigneti e i paesi che attraversiamo sono stupendi. Siamo in Francia, ma spesso qui i nomi dei paesi hanno radice tedesca, segno che questa regione nel corso della storia è sempre stata contesa tra i due paesi. Dopo Molsheim l'ambiente cambia e ci ritroviamo immersi in un mare di pannocchie. Le colline si allontanano dietro di noi e seguendo la bella ciclabile del canale della Bruche puntiamo verso Strasburgo. L'arrivo in questa grande città avviene quasi in sordina. Seguendo la ciclabile, all'improvviso ci troviamo nel quartiere Le Petites France, caratterizzato da ponti, viuzze, case a graticcio, sicuramente la parte più alsaziana della città. Avviatici verso il centro, improvvisamente ci imbattiamo nella cattedrale di Notre Dame. L'impatto visivo ed emozionale è notevole, così da vicino non si riesce nemmeno a guardarla per intero. L'interno non è da meno ed in pieno stile gotico. Le vetrate sono splendide e nonostante i turisti presenti, l'atmosfera è particolarmente austera. Seguendo il corso del fiume Il, arriviamo nel quartiere moderno, dove hanno sede molte istituzioni europee. E da qui imbocchiamo la ciclabile, lungo il canale che collega il Reno alla Marna, e che seguiamo fino a Brumat. Il mondo dei canali navigabili in Francia è molto vasto e il turismo adesso legato è particolarmente sviluppato. Si tratta di noleggiare una houseboat e seguire l'intreccio di questi canali attraversando decine di chiuse che consentono di superare le differenze altimetriche. Il canale Marna-Reno è lungo oltre 300 km ed è stato aperto nel 1853. Da molti è considerato uno dei più belli della Francia grazie alla sua natura lussureggiante, alle valli circondate da boschi, ai pittoreschi villaggi e alle strutture come le chiuse, i tunnel e l'ascensore ad acqua per barche. L'unica cittadina incontrata in questo tratto è stata Saverne, situato dove il canale attraversa i Vosgi. Molto frequentata dai turisti, noi non ne siamo stati particolarmente attratti. La parte più piacevole della traversata è stata sicuramente quella dove la ciclabile, per qualche chilometro, ha seguito un ramo abbandonato del canale. Qui l'ambiente selvaggio e le vecchie strutture dismesse hanno creato un'atmosfera degna di qualche viaggio fantastico di Jules Verne. Lasciata Sarreburg, siamo ritornati sulla ciclabile che seguiva il canale. L'ambiente è diventato, se possibile, ancora più agreste. Alle zone agricole si alternano dei bellissimi boschi e ad un certo punto si giunge anche una zona lacustre dove il canale, con la sua bella ciclabile accanto, attraversa i laghi e prosegue per la sua strada. Dopo qualche chilometro, ancora un miracolo ingegneristico, una chiusa che permette al canale di fare un salto di ben 15 metri. Oggi l'atmosfera è un po' uggiosa, anzi piovosa, ma grazie anche a questo l'ambiente è particolarmente suggestivo. L'unica città che incontriamo oggi è Saint-Nicolas-de-Port, dove pensavamo di fermarci, però non trovando da dormire puntiamo direttamente a Nancy. Stamattina, dopo essere ripassati per la bellissima piazza Stanislas,
aver visitato il verdissimo parco di Pépinière e girovagato per il centro storico, riprendiamo il nostro viaggio. Per uscire da Nancy percorriamo una bella ciclabile lungo un canale, evitando così di attraversare una brutta periferia. Dopo pochi chilometri il canale si immette nella Mosella e noi ne imbocchiamo alla ciclabile che le corre a fianco. Questo fiume, affluente del Reno, sarà la nostra guida per i prossimi 6 giorni e quindi avremo modo di conoscerlo abbastanza bene. Oggi il vento ci spinge piuttosto vigoroso, per cui, pur avendo passato un paio d'ore a Nancy, arriviamo in vista di Metz, o meglio, del suo campanile, piuttosto velocemente. La Mosella corre vicino al suo centro storico, per cui diventa facile arrivare al cospetto della maestosa cattedrale gotica che lo domina. L'arrivo in centro ci è poi allietato da un'inattesa sorpresa. Bella cittadina Metz, e questa mattina ne visitiamo il pezzo forte, la cattedrale gotica di Saint-Étienne. Questo luogo vale indiscutibilmente il viaggio. Se all'esterno la chiesa è stupenda, una costruzione che non sembra di questo mondo, l'interno lascia senza fiato. La vastità e contemporaneamente il vuoto assoluto, la verticalità e maestosità delle pareti alleggerite da vetrate bellissime ci hanno emozionato. Riavuteci da tanta bellezza, ripartiamo seguendo nuovamente la Mosella. Questo primo tratto dell'itinerario odierno non è molto interessante e grazie anche ad un vento che ci spinge ad oltre 30 km/h arriviamo abbastanza velocemente al doppio confine con Germania e Lussemburgo. Qui scegliamo di percorrere la ciclabile della sponda lussemburghese del fiume, che comincia praticamente a Schengen, dove nel 1985 venne firmato il famoso trattato sul libero transito di beni e persone tra i territori delle nazioni firmatarie. Seguiamo la ciclabile fino a Remich, dove pensavamo di fermarci, ma visti i prezzi passiamo il ponte sulla Mosella e andiamo a dormire molto più economicamente sulla sponda tedesca a Nennig. La regione vinicola della Mosella è tra le più importanti di tutta la Germania ed i suoi vini sono considerati tra i più prestigiosi. Un'altra cosa per cui è famosa è la pendenza dei terreni sui quali crescono i filari. In alcuni tratti si raggiungono addirittura i 65 gradi di inclinazione. Percorrendo la ciclabile lungo il fiume non possiamo che restare meravigliati al pensiero di come i contadini locali possano lavorare su simili pendenze.
Nel primo pomeriggio giungiamo a Treviri, Trier in tedesco. Questa cittadina conserva i maggiori resti romani dell'intera Germania. In particolar modo la Porta Nigra, risalente al II secolo, è davvero imponente. Lasciata Treviri riprendiamo a seguire la Mosella. Le vigne, di Riesling principalmente, sono davvero dappertutto. Inoltre il fiume da questo momento inizia a serpeggiare. Le anse sono una più bella dell'altra ed è proprio un piacere pedalare. Questa sera facciamo tappa a Longwick e naturalmente dormiremo in una cantina. Questa sera decidiamo di arrivare a Bernkastel, che sembra essere un paese interessante. La strada non è molta, perciò ci possiamo godere in tutta tranquillità il paesaggio che la Mosella, con le sue numerose anse, sa regalare. I pendii circostanti sono sempre tappezzati di vigneti che sembrano non finire mai. Arrivati a destinazione piuttosto presto, possiamo dedicarci alla visita di questo incantevole paese, dove le bellissime case a graticcio in pietra e ardesia sono piene di taverne. Ci rimane pure il tempo per salire alle rovine del castello che sovrasta il paese, da dove si gode di una vista memorabile sulla valle della Mosella. Oggi ciclabile affollata. Era già cominciato ieri, ma stamane la strada è particolarmente intasata. Sono principalmente gruppi di ciclisti e di cicliste locali, anche numerosi, che viaggiano compatti, difficili da superare e pericolosi se ci si vuole fermare. Comunque, il viaggio anche oggi continua lungo questo fiume meraviglioso. I paesetti si susseguono uno all'altro e quando arriviamo in vista di Bellstein dobbiamo prendere un piccolo traghetto per raggiungerlo. Questo minuscolo borgo è incantevole, ma lo è forse di più la proprietaria del Weingut Hotel dove dormiremo, che quando arriviamo si presenta con una fresca bottiglia di Müller Thurgau accompagnata da 3 bicchieri.
Stamattina partiamo per l'ultima giornata sulla Mosella. La ciclabile continua a essere molto bella e dopo una decina di chilometri compare da lontano la cartolina di Cochem. Distesa lungo il fiume con il castello che la domina appena sopra, è un quadretto perfetto. Arrivati in paese però lo troviamo invaso dai turisti, per cui decidiamo di procedere senza soffermarci. Da questo punto la Mosella riprende a scorrere in maniera lineare. Ormai il Reno non è lontano. Seguendo la ciclabile cambiamo frequentemente sponda e poco prima di Alken ci ritroviamo sulla sinistra, da dove è possibile ammirare la cittadina sovrastata da un castello con 2 torri. Sono le 3 del pomeriggio quando giungiamo infine al Deutsche Eck, che si trova esattamente alla confluenza della Mosella con il Reno. Questo luogo è molto sentito dal popolo germanico. Qui troneggia, alta 37 metri, la statua dell'imperatore Guglielmo I il Grande, al quale si deve l'unione della Germania. Tra Coblenza e Bingen il Reno scorre in una profonda valle fiancheggiata da cupe colline e dai pendii molto ripidi. Questo tratto, conosciuto come Reno romantico, è famoso da tempo remoto, in quanto caratterizzato da paesaggi incantevoli che evocano miti e leggende. Oggi partiamo alla sua scoperta e da subito ci rendiamo conto che sarà una giornata memorabile. La giusta atmosfera la crea anche il meteo, che con continui e repentini cambiamenti ci mette a dura prova. Alcuni nuvoloni neri fanno paura e ci impongono di vestirci, ma subito dopo spunta il sole, che scioglie la tensione. Altra caratteristica di questa regione sono i castelli che sorgono sulle colline. Sono moltissimi, alcuni ridotti a ruderi, altri perfettamente restaurati. Sono segni di un passato non proprio tranquillo. Mentre procediamo, ci rendiamo conto che tra Coblenza e Bingen non c'è nessun ponte che attraversa il Reno e non c'è nessuna chiusa che lo fermi. La corrente quindi è molto evidente e le innumerevoli chiate che lo percorrono hanno il loro da fare per risalirlo. Continuando sempre lungo il fiume, ogni tanto compare da una parte o dall'altra anche qualche grazioso villaggio, le cui incantevoli case a graticcio e i fieri campanili sembrano usciti da un libro di fiabe. Questo paesaggio meraviglioso termina proprio all'arrivo a Bingen. Da quando siamo tornati in Germania, stiamo percorrendo le strade della regione della Renania-Palatinato. Magonza ne è la capitale ed oggi abbiamo in programma di passarci. L'itinerario è sempre lungo il Reno, anche se oggi il paesaggio non è bello come nella tappa di ieri. Arriviamo a Magonza nel giorno del mercato, che oggi è particolarmente animato. Da sopra le bancarelle emerge l'imponente sagoma della cattedrale che risale alla fine del primo millennio. Costruita in arenaria rossastra, rappresenta uno dei massimi esempi del romanico renano. Oltre a questa visitiamo anche la chiesa di Santo Stefano, famosa per le vetrate create da Marc Chagall. La
lasciata Magonza e la sua periferia, l'ambiente si fa più bucolico e presto anche più selvaggio. Il Reno è sempre lì a guidarci e a regalarci bei panorami. Stamattina attraversiamo il Reno per ritornare sulla ciclabile e puntiamo alle vicine Worms. Questa è una delle città più antiche di Germania e il Duomo in stile tardo-romanico, vecchio di 1000 anni, ne caratterizza il centro storico. Worms inoltre è strettamente legata all'epopea dei Nibelunghi e la omonima torre che attraversiamo per passare sull'altra sponda del Reno è senza dubbio spettacolare. Ripreso l'argine del fiume lo abbandoniamo subito per seguire un bucolico ramo morto e poco dopo giungiamo in vista di Mannheim e della sua sterminata zona industriale. Dopo alcuni chilometri e attraversando più volte un fiume con dei piccoli traghetti, arriviamo in vista di Heidelberg, la città universitaria più antica di Germania. Il luogo è particolarmente accogliente e si presta perfettamente alla giornata di riposo che avevamo in programma. Giornata che ci dà modo di visitare anche l'antico castello che sorge sulla collina alle spalle della città vecchia. Quella di oggi è quasi una tappa di trasferimento. Da ieri siamo nel Baden-Württemberg e la nostra meta è Pforzheim, che si trova ai piedi della Foresta Nera, che domani dovremo in parte attraversare. Anche oggi però non sono mancate le cose interessanti, in particolare i due castelli di pianura di Bruchsal e di Goldensheim e i numerosi boschi che ci hanno fatto presagire di come dovrà essere la giornata di domani. Inoltre verso fine giornata abbiamo cominciato a salire verso la parte più elevata del nostro viaggio.
Oggi saremo tutto il giorno all'interno della Schwarzwald. Questa foresta di faggi e abeti, tra le più grandi di Germania, è un luogo particolarmente selvaggio e occupa tutto il territorio occidentale del Baden-Württemberg. È caratterizzata da una grande biodiversità e percorsa da moltissime stradine sterrate e asfaltate, ideali da percorrere in bicicletta. Per quasi tutto il giorno seguiremo la ciclabile che corre lungo il torrente Nagold. Il percorso è tutto un susseguirsi di viste incantevoli sul torrente e del bosco, e questo ci addolcisce la fatica di una giornata passata tutta in salita. Anche i pochi borghi che incontriamo sono stupendi, piccoli, raccolti, con le case a graticcio, sembrano usciti da un libro di fiabe. A Calw, grazie ad una statua di bronzo posta sopra un ponte, scopriamo che questo è il paese natale del premio Nobel Hermann Hesse. Alla fine, una ripida discesa ci porta ad Orban-Neckar, dove dormiremo in un gasthof a graticcio con le pareti interne decorate. Da Orb riprendiamo a seguire il Neckar, che avevamo abbandonato ad Heidelberg. Il fiume qui ormai è un vivace torrente, che come il Nagold di ieri regala alcune viste stupende. L'ambiente è ancora caratterizzato da fitti boschi, ma alternati a prati verdi adibiti probabilmente a pascoli. Non incontriamo nessuno e questo aumenta ancora la sensazione di trovarci in un altro tempo. Con l'ennesima salita arriviamo alle porte di Rottweil. Questa antica cittadina prende il nome dalla famosa razza canina. Ne percorriamo la via principale, dove si affacciano le famose finestre Bovino. Usciti dalla porta sud riprendiamo ancora a salire ed infine, superati i 700 metri di quota, si apre un altopiano sotto un cielo infinito. Ormai ci siamo e dopo una giornata piuttosto impegnativa siamo alle sorgenti del Danubio, a Donau-Eschingen, e qui ci fermiamo a dormire. Partiti da Donau-Eschingen, l'ambiente si fa subito idilliaco. Sarà la giornata soleggiata, oppure l'aria più fine dovuta alla quota, ma ci sembra già di essere in Svizzera.
Le salite però sono dure e ci impegnano un poco, ma è l'ultimo giorno e si sopporta tutto. Giungiamo così fino a quasi 900 metri di quota, punto più elevato di questo viaggio, e poi iniziamo la discesa nuovamente verso il Reno. Qualche chilometro e troviamo i cartelli del cantone di Schaffhausen, segno inequivocabile che siamo in Svizzera. Schaffhausen arriva velocemente e senza perdere tempo ci richiama a visitare l'ultima meraviglia di questa vacanza, le cascate del Reno. Alte solamente 23 metri, con 150 metri sono però le più larghe del continente. Comunque, al di là dei numeri, è la potenza dell'acqua ed il fragore assordante che rendono questo luogo imperdibile.